Insomma, pieno periodo coronavirus, ruote ferme, fermi al cancelletto, cosa fare? Beh, insomma, una buona occasione per riordinare un po' le fotografie, le immagini che troviamo negli hard disk. Io per esempio ho trovato alcune immagini che ho raccolto esattamente un anno fa presso il Museo della Piaggio di Pontedera. Forse non tutti sanno che questo museo è nato nel 2000 e nel 2018 è stato profondamente ristrutturato. Al suo attivo conta la bellezza di 5.000 metri quadri per quanto riguarda lo spazio espositivo e la bellezza di 250 pezzi esposti. Due dati che fanno capire che questo luogo è il più grande e ricco museo italiano dedicato alle due ruote. Dopo un primo approccio destinato alle mostre e esposizioni temporanee, si attraversa l'incredibile archivio storico di questo marchio e si arriva al pezzo forte del museo, la Vespa. Un oggetto che assolutamente in questo contesto viene celebrata ampiamente, d'altronde è normale, si tratta di un oggetto unico, forse irripetibile, che ha accompagnato la storia degli italiani per lunghissimo tempo. A proposito, anch'io ne ho avuta una, era una Vespa 50 PK XL, io l'adoravo, certo dopo ho preferito oggetti un pochino più sportivi, però me la ricordo con piacere. Insomma, grazie all'intuizione di Enrico Piaggio e al genio dell'ingegnere aeronautico Corradino d'Ascagno nasce la Vespa e dal 1946, pensate un po', ad oggi ne sono state prodotte la bellezza di 16 milioni di unità. Insomma, una cifra incredibile, e il tutto su 130 modelli diversi. Siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale e i tecnici e ingegneri avevano lavorato alla costruzione di uno scooter carenato. Si chiamava MP5 ed è stato rinominato dagli stessi tecnici perché era un pochino goffo, un pochino bruttarello, si chiamava Paperino. E quindi cosa successe? Che Enrico Piaggio, che era uno dei discendenti di Rinaldo Piaggio, ovvero colui che nel 1884 firmò l'atto istitutivo della società Rinaldo Piaggio e dopo poco nel 1887 la Piaggio & Co., incarica questo ingegnere molto molto abile, Corradino d'Ascagno, per riprogettare lo scooter e sviluppare soprattutto l'idea di un veicolo agile, di ampio impiego, adatto anche alle donne. A quanto pare d'Ascagno non ama le motociclette. Secondo lui ci sono vari problemi, insomma è difficile cambiare la gomma in caso di foratura, la catena di trasmissione è sporca, è un veicolo scomodo, la motocicletta questo d'Ascagno non lo sconfinfera. Ecco quindi che costruisce un oggetto tutto diverso. In poche settimane progetta un veicolo con scocca portante, motore due tempi da 98 cm3, cambio sul manubrio che secondo lui era più comodo e senza forcella, ma con un braccio oscillante anteriore che dà quindi la possibilità di sostituire la ruota anteriore senza grossi problemi. Nelle sale del museo non mancano le versioni dei record, la Vespa Siluro, la Vespa elicottero, quella pensate utilizzata durante il film 007 Si vive solo due volte. Naturalmente non era in grado di volare, ma nella finzione cinematografica si può fare di tutto. Curiosità, la Vespa militare, realmente utilizzata dai francesi durante la guerra d'Algeria e la guerra di Indocina. Infine le Vespa che negli anni 90 fecero il giro del mondo attraverso tutti i continenti, dando dimostrazione di grande affidabilità tecnica e soprattutto tenacia del pilota.
E poi la sala Gilera, sì, perché alla fine del 1969 il gruppo Piaggio acquisisce il marchio Gilera e nel 93 sposta definitivamente a Pontedera l'attività produttiva di questo glorioso marchio italiano. Ecco quindi che tra le sale del museo prendono posto i più significativi modelli di questo marchio, tra cui molto belle la 500 Saturno Sport, la Saturno Sanremo, la Saturno Piuma, veri gioielli perfettamente ristrutturati e mantenuti. E poi sempre in ambito Gilera, la moto che forse mi ha colpito di più di questo fantastico museo, la Gilera 500 Rondine. Lei con il suo motore 4 tempi, fronte marcia 4 cilindri in linea sovralimentato, è stata capace di spingere la moto all'incredibile velocità di 274 km/h. Quindi un record mondiale per lei nel 1937. Schema costruttivo che, sovralimentazione a parte, verrà portato avanti prima in MV Agusta, sempre per mano di Gillier Piero Remor, e successivamente dai giapponesi ben 40-50 anni più tardi. E poi, per la gioia della mia generazione, tutta una schiera di moto che ci hanno fatto sognare quando avevamo 16 anni, le Gilera KZ, le KK, l'SP01 splendida, e poi le moto da fuoristrada, la mitica RC600 monocilindrica a 4 tempi e le versioni che hanno corso i rally ride dell'epoca, tra cui simpaticamente spicca la Gilera RX 125 Arizona che vinse il Rally di Sardegna nel 1984. Sulla base dell'acquisizione nel 2004 da parte del gruppo Piaggio di Aprilia, ecco una piccola schiera di illustri Aprilia da competizione bellissima. Viene questa schiera, questa sventagliata di supermoto, viene intitolata la Scuola dei Campioni, perché effettivamente è sempre stato così. Insomma, il Museo Piaggio è tutto questo, ma anche molto di più. Vi consiglio di andarvelo a vedere quando sarà possibile. Intanto questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Nel caso mettete un bel like e fatelo girare, iscrivetevi